Buongiorno cari amici, andiamo avanti con la storia della Russia, della Moscovia, che proprio in queste video lezioni dedicate a Pietro il Grande si trasforma in Russia, in impero russo, non più Moscovia, impero russo. Abbiamo già dedicato 3 video lezioni a Pietro I e questa è la quarta e ultima delle nostre lezioni su Pietro I, Pietro il Grande. Ricordate che abbiamo terminato la scorsa video lezione alla vigilia della battaglia di Poltava nella Grande Guerra del Nord. Abbiamo un po' diviso la Grande Guerra del Nord in 2 parti. Come va a finire la battaglia di Poltava? Poltava, io come al solito vi ho scritto le parole più significative e soprattutto le parole più difficili, i nomi stranieri alla lavagna, potete leggere come si scrivono. La battaglia di Poltava è una battaglia in cui si combatté furiosamente, l'esercito svedese inferiore a quello russo numericamente e per le artiglierie fu duramente sconfitto. Si trattò quindi della prima vera sconfitta per Carlo XII, re di Svezia, che vide infrangersi il mito della sua invincibilità. Si infranse anche il sogno dell'indipendenza ucraina e quasi tutti gli svedesi si arresero, ma si arresero anche i cosacchi. Ricordate i cosacchi di Mazepa che avevano combattuto insieme alla Svezia. Carlo XII e appunto questo suo alleato, il cosacco ucraino Mazepa, riuscirono a non farsi catturare perché, pensate, attraversarono avventurosamente il fiume Dnieper su una zattera raggiungendo il territorio ottomano, perché da una parte del Dnieper, dove si trovava appunto Poltava, era Moscovia, dall'altra parte del Dnieper, attraversato il fiume, vi era l'impero ottomano. Nel frattempo Carlo XII riesce a non farsi catturare, però in realtà tutto l'esercito svedese si arrendeva ai russi. A Poltava la disciplina, l'organizzazione e l'efficienza dei russi superò quella degli svedesi e tutta l'Europa si accorse subito di questo. Pietro il Grande assurse al rango di grande condottiero anche perché aveva personalmente combattuto con le sue truppe e ne era uscito vivo solo per un caso fortunato, per un caso fortuito sarebbe potuto morire. Carlo XII si trasformò, il grande re di Svezia, da conquistatore a fuggiasco, esule presso il sultano. Naturalmente il re di Svezia cercò di convincere gli ottomani a dichiarare guerra alla Russia. Inizialmente il sultano voleva restare neutrale tra Carlo e Pietro, come era stato sempre in questa guerra fino a quel momento, ma nel 1710, istigato anche dalla Francia, l'impero ottomano aprì le ostilità contro i russi. Questa volta Pietro agì in maniera discutibile, sottovalutò il nemico e sperò nell'appoggio che non arrivò mai da parte di Moldavia e Valacchia, che erano territori vassalli dell'impero ottomano. E dell'appoggio anche da parte dei sudditi cristiani, degli ottomani nei Balcani, che spesso erano ortodossi come i russi della Serbia e del Montenegro, ma anche questi non si sollevarono. Dopo alcune manovre sbagliate, nel luglio 1711 Pietro si fece sorprendere dagli ottomani alla testa di un esercito poco numeroso e carente in fatto di munizioni. I russi vennero completamente circondati presso il fiume Prut. Non ebbero altra scelta che arrendersi. Tuttavia questa umiliante sconfitta non cambiò la situazione, non cambiò l'esito della Grande Guerra del Nord, perché incredibilmente gli ottomani si accontentarono della restituzione di Azov, la fortezza sul Mar Nero, e dello smantellamento della flotta russa sul Mar Nero. Eppure l'esercito russo a Prut si trovò alla mercé degli ottomani. Questi ultimi avrebbero potuto uccidere o catturare tutti i soldati russi, prendere prigioniero anche lo zar e continuare la guerra, oppure avrebbero potuto pretendere e ottenere molto di più dal trattato di pace. Perché non lo fecero? Alcuni storici hanno ipotizzato addirittura la corruzione. Se guardiamo ad episodi precedenti o successivi a quello di Prut, si può notare che in quel periodo gli ottomani, fortemente in crisi e guidati da sovrani fiacchi, da sultani
fiacchi, deboli, non avessero molta voglia di combattere. Pietro il Grande dunque combatté complessivamente 2 guerre contro l'impero di Costantinopoli, vinse la prima e conquistò Azov, perse la seconda e restituì Azov. Pietro non riuscì a realizzare il suo sogno, ricordate, un sogno che aveva sin dall'infanzia, quello di avere uno sbocco sul Mar Nero. Soltanto Caterina II, alla fine del Settecento, riuscirà ad assicurarsi un solido e durevole possesso sulla costa del Mar Nero. Tuttavia, come ho detto, il fatto di rinunciare alle sue conquiste a sud non pregiudicò affatto il successo della Russia nelle operazioni contro la Svezia. Il conflitto si trascinò per molti anni ancora, ma in realtà era già deciso nel 1709, dopo la battaglia di Poltava. Lo zar Pietro continuò a conquistare territori svedesi sul Baltico nel 1710, i russi si impadronirono di Vyborg, di Riga e di Reval. Reval è l'attuale città di Tallinn, quindi stiamo parlando di Estonia, Lettonia. Ormai la città di Pietroburgo, che era stata costruita là vicino, era al sicuro. Dopo la sconfitta di Carlo XII a Poltava si riformò la coalizione antisvedese che oltre a Russia, Polonia, Sassonia e Danimarca si arricchì di stati tedeschi come la Prussia e l'Hannover che non avevano partecipato alla prima fase della guerra. Mentre Carlo XII si trovava in esilio tra gli ottomani, i possedimenti svedesi nel Baltico e nelle aree circostanti cadevano uno dopo l'altro. Anche le truppe russe aiutavano gli alleati nel Baltico meridionale e altre forze russe invece continuavano nella conquista dei territori del Baltico orientale, ovvero di ciò che restava dell'Ingria e della Carelia nel Golfo di Finlandia. Nel 1713 e 1714 i russi occuparono buona parte della Finlandia e la nuova flotta russa si dimostrò molto valida perché sconfisse le navi svedesi al largo di Hangö. Abbiamo visto nella scorsa video lezione che appunto, ricordate, Pietro il Grande costruisce una flotta sul Baltico. La battaglia di Hangö avviene nel 1714. La vittoria di Poltava rappresentò una svolta importantissima anche nei rapporti tra la Russia e il resto d'Europa. Prima di Poltava la Russia era considerata una potenza marginale, un paese asiatico. Dopo Poltava l'influenza di Pietro in Europa occidentale aumentò moltissimo, come il suo prestigio. La Gran Bretagna e altre potenze marittime iniziarono a temere che la Russia potesse occupare non solo i paesi baltici, ma anche la costa della Germania settentrionale. Ricordiamo che in Polonia le sconfitte svedesi portarono alla cacciata di Stanislaw Leszczyński, re imposto dalla Svezia, sovrano fantoccio della Svezia che non era mai stato amato dai polacchi, e alla restaurazione del re sassone Augusto II, insediato questa volta dalle truppe russe. Ben presto Augusto II si rivelò subordinato alla Russia. Pietro I, come gli zar successivi, tenne sotto occupazione alcune zone della Polonia con le sue truppe. L'influenza russa sulla declinante Polonia favorirà le spartizioni della Polonia di fine Settecento. La Russia ormai aveva messo le sue zampe saldamente in Europa. Tutti si accorsero che la Russia aveva preso il posto della Svezia come grande potenza dell'Europa orientale e tutti gli stati del nord e dell'est iniziarono a temere la Russia. Il governo britannico fu molto preoccupato dall'occupazione russa della Livonia e dall'espansione della sua potenza navale nel Baltico. Negli ultimi anni della guerra, più volte paesi come la Gran Bretagna e la Prussia ipotizzarono la formazione di coalizioni per contenere l'espansione russa, ma ciò non avvenne perché i paesi occidentali erano troppo impegnati con tutte le loro risorse in un'altra guerra, la guerra di successione spagnola. Peraltro nel 1714 l'ascesa al trono di Gran Bretagna da parte di Giorgio I, che in quanto duca di Hannover faceva parte della coalizione antisvedese ed era alleato della Russia,
rese molto remote le prospettive di un intervento antirusso da parte britannica. Per parte sua le Province Unite e l'Olanda non avevano alcun interesse a contrastare la Russia perché esse commerciavano proficuamente con lo Stato dello zar. Dopo la battaglia di Poltava, dunque, Pietro poté continuare ad occupare indisturbato la Livonia. E dopo aver trascorso alcuni anni come ospite imbarazzante del sultano, nel 1714 Carlo XII di Svezia riuscì a tornare nella sua patria attraverso un viaggio avventuroso, attraversando tutta l'Europa. Riorganizzò l'esercito ma non riuscì ad invertire il corso degli avvenimenti. Nel 1716 cadde Wismar. Wismar era l'ultimo possedimento svedese sul continente. Nell'estate 1716 un esercito di russi e di danesi si preparava ad invadere la Svezia meridionale. Tuttavia Pietro rinunciò all'invasione e le forze russe che erano state radunate a questo scopo si acquartierarono nel Meclemburgo nell'inverno 1716-1717. L'occupazione del Meclemburgo causò un'ondata di odio antirusso in Gran Bretagna, Hannover, Danimarca e altrove, odio destinato a durare a lungo. Gli alleati di Pietro iniziarono a temere che lo zar volesse prendersi i territori della Germania settentrionale e la coalizione antisvedese si sciolse. Ma anche negli ultimi anni del regno di Pietro, a partire dal 1722, si diffonderà l'idea che lo zar volesse annettere il Meclemburgo o Danzica, oppure insediare suo genero il duca Carlo Federico di Holstein-Gottorp come re di Svezia. Tutte queste ipotesi si riveleranno infondate. Pietro si limiterà a incamerare i vasti territori baltici e non scatenerà mai una guerra in Germania. Tuttavia il timore da parte dei tedeschi era reale perché sentivano il fiato dell'esercito russo che, come abbiamo detto, stazionava non lontano, in Polonia. Sgradita, temuta, disprezzata che fosse, la Russia non poteva più essere ignorata. Essa condizionava sempre di più la politica degli stati europei e questo fu testimoniato dal secondo viaggio dello zar in Europa occidentale, che nel 1717 lo portò ad Amburgo, ad Amsterdam e a Parigi. A differenza del primo viaggio, Pietro non appariva più come lo studente in cerca di nuove idee, di nuove tecniche, ma un innovatore, un conquistatore che agli occhi di molti era il più grande sovrano del suo tempo. La manifattura di Gobelin e i giardini di Versailles furono molto apprezzati dallo zar Pietro. Il viaggio non assicurò molti vantaggi diplomatici. Pietro sperava e continuerà a sperare fino alla morte in un'alleanza con la Francia, che però era condizionata dall'ostilità verso la Russia della Gran Bretagna, con la quale la Francia aveva firmato un trattato di alleanza nel 1717. Lo zar si dovette accontentare di un trattato con la Francia in cui Parigi prometteva di non stipulare alcun accordo contrario agli interessi russi. Il trattato in realtà non divenne mai operativo, ma fu un sintomo del riconoscimento della nuova posizione della Russia. Anche in questo viaggio Pietro vide e imparò molto. L'importanza della Russia venne riconosciuta attraverso anche l'infittirsi delle relazioni diplomatiche. Gli ambasciatori delle maggiori potenze europee infatti si insediarono in maniera permanente in Russia, analogo insediamento avvenne per le ambasciate russe in Europa. Il consolidamento della reputazione internazionale della Russia può essere testimoniato anche dalla notevole disponibilità da parte di molte famiglie regnanti a concludere matrimoni politici con Eramanov. Nel 1710 la nipote dello zar Anna si sposò con il duca di Curlandia. Era la prima principessa russa da 2 secoli che sposava uno straniero. 6 anni dopo un'altra nipote, Caterina, sposò il duca di Meclemburgo. Sappiamo che anche lo sfortunato figlio dello zar, Alessio, si sposò con una principessa tedesca, Carlotta di Brunswick-Wolfenbüttel.
Alcuni matrimoni che sarebbero stati importantissimi con il figlio di Filippo V di Spagna o con un membro della famiglia reale dei Borboni di Francia non si realizzarono, ma il fatto stesso che fossero stati ipotizzati rappresenta una dimostrazione significativa della reputazione di cui godevano i Ramanaf. Dopo le vittorie nella Grande Guerra del Nord, Pietro tornò a volgersi verso sud e verso sud-est. Nel 1717 era stato stabilito un trattato commerciale con la Persia. Dopo il 1721, approfittando del crollo della dinastia dei Safavidi, Pietro promosse alcune campagne verso le regioni della Persia vicine al Mar Caspio, che erano ricche di seta. Apparentemente si trattava di terre facili da conquistare, ma le malattie, le difficoltà di comunicazione, il mancato aiuto da parte dei cristiani di Georgia, la minaccia dell'intervento turco resero la guerra lunga, difficile e costosa. Tuttavia nel 1722 furono conquistate le città di Darband e di Resht e nel 1723 fu la volta di Baku. Dopo lunghe trattative, nel 1724 la Russia si trovò in possesso di una lunga striscia di territori sulle coste occidentali e meridionali del Mar Caspio. Queste conquiste però, le ultime di Pietro, non furono durature. Gran parte dell'area conquistata non fu mai effettivamente occupata e le malattie continuarono a fare strage di soldati. Nel 1732, sotto la zarina Anna, i territori furono abbandonati. Occupiamoci ora velocemente della conclusione della Grande Guerra del Nord. Vi ricordate di certo, l'abbiamo detto poco fa, che Carlo XII era tornato in Svezia e aveva ripreso il comando delle operazioni. Nel 1718 però restò ucciso in Danimarca a causa di un colpo di artiglieria che lo colpì in pieno volto. Gli successero sul trono prima sua sorella Ulrica Eleonora e poi il marito di lei, Federico I. Nessuno dei due fu in grado di continuare efficacemente la guerra. Peraltro nel 1719 la Svezia si trovava in gravissima difficoltà perché lo zar Pietro aveva aggredito direttamente il territorio svedese. Alla fine la Svezia capitolò. Nel 1720 e nel 1721 con i trattati di Stoccolma Federico I, re di Svezia, concluse la pace con Sassonia, Polonia, Danimarca, Prussia e Hannover. Abbiamo descritto con precisione i territori che la Svezia dovette cedere a questi stati, soprattutto la Prussia, in altre video lezioni, in particolare, lo ripeto, nella video lezione interamente dedicata alla Grande Guerra del Nord, all'interno delle playlist 700 Guerra e Politica. Ora però ci interessa la Russia. La pace tra Svezia e Russia arrivò un anno dopo, fu firmata infatti a Nystad. Siamo nel 1721, 30 agosto 1721. La Russia acquisì ufficialmente molti territori che aveva già occupato, ovvero la Livonia, l'Ingria e parte della Carelia e anche alcune isole. Dovette però restituire alla Svezia gran parte della Finlandia e versare 2 milioni di thalleri d'argento. In pratica Pietro il Grande ottenne gli attuali stati baltici indipendenti di Lettonia ed Estonia e le zone alla frontiera sud-orientale dell'attuale Finlandia, vicino a Pietroburgo e al Golfo di Finlandia. In particolare il possesso di Vyborg assicurò alla Russia il controllo del Golfo di Finlandia. Nello stesso anno 1721, in una solenne cerimonia, Pietro I fu insignito dei titoli di Grande, Padre della Patria e Imperatore. Nasce ufficialmente l'impero russo e da questo momento in poi la storia della Russia diventa storia imperiale. Il nome ufficiale dello Stato fino al 1721 era ancora Moscovia, anche se per semplicità da tempo veniva spesso chiamata Russia. A partire dal 1721 il nome Moscovia va definitivamente in pensione e viene sostituito con il nome Russia.
La sconfitta della Svezia si rivelò irreversibile. Privata dei suoi possedimenti marittimi, la Svezia non sarà mai più una grande potenza. L'assolutismo svedese fu rovesciato e fu istituita una monarchia parlamentare ancora più perfezionata di quella inglese. La Svezia ebbe ancora un ruolo non indifferente durante le guerre napoleoniche, ma sostanzialmente si trasformò in un paese pacifico. Come abbiamo sottolineato, la Russia prese il posto della Svezia come potenza dominante del Nord Europa. Un altro elemento da non sottovalutare, e anche questo l'abbiamo già accennato, è la posizione di assoluto predominio che la Russia mantenne nei confronti del Regno di Polonia, l'antica rivale che l'aveva umiliata fino a non molto tempo prima. Dopo la Grande Guerra del Nord, la Polonia divenne uno stato fantoccio della Russia. La Russia si trovò direttamente implicata negli affari tedeschi e parteciperà alle più importanti guerre nell'equilibrio del Settecento, sempre alleata con l'Austria. La Grande Guerra del Nord fu un conflitto importantissimo nella storia dell'Europa moderna e Poltava la battaglia decisiva di quella guerra. Parliamo ora della Siberia. I russi penetrarono nel bacino dell'Amur e nella penisola della Kamchatka alla fine del XVII secolo. Nella zona dell'Amur i russi raggiunsero la Cina. I conflitti tra Russia e Cina furono molto limitati. Nel 1689 il trattato di Nerchinsk stabilì il confine tra i due paesi lungo i fiumi Argun e Gorbitsa e la catena dei monti Stanavoi. Questi confini restarono stabili fino al 1858. Il trattato affermò l'influenza Manciù sulla riva dell'Amur e Mosca non aveva abbastanza risorse per mettere in discussione questa decisione, nonostante l'importanza di questo territorio come fornitore di cereali per le colonie russe sui fiumi siberiani. Le pellicce costituivano la risorsa più importante della Siberia. Abbondavano gli zibellini, ermellini, castori e altri animali preziosi di questo tipo. Agli indigeni, che erano rari e dispersi, veniva imposto il pagamento della yasak. La yasak, una tassa in pellicce, cioè dovevano pagare con un certo quantitativo di pellicce. La maggior parte delle pellicce veniva acquistata dallo Stato, che le rivendeva con profitto all'estero. La politica dello Stato moscovita in Siberia può essere considerata tollerante. Agli indigeni non veniva imposto il battesimo e se diventavano ortodossi comunque venivano trattati come tutti gli altri cittadini russi, condizione che li esonerava dalla yasak. Mosca però era lontanissima dalla Siberia, molti editti governativi non venivano applicati e i funzionari locali, insieme con i semplici cittadini russi, potevano abbandonarsi a sfruttamento e crudeltà. Siccome in Siberia vi erano pochissimi nobili e gli spazi erano immensi, questa regione riuscì a sottrarsi alla servitù della gleba. La società siberiana si sviluppò sulla base dell'assimilazione degli indigeni, favorita dal fatto che i matrimoni misti erano frequenti. Inoltre l'emigrazione dalla Russia europea era significativa. Pietro sostenne sempre l'attività dei missionari in Siberia e anche nell'Asia centrale. Pietro si interessò delle terre dei kazaki e di altri popoli dell'Asia centrale e cercò di aprire le vie di comunicazione per commerciare con l'India. Quasi sempre i contatti russi con l'Asia centrale ebbero carattere pacifico. Pietro inviò numerose missioni diplomatiche persino in Mongolia. Pietro il Grande morì l'8 febbraio del 1725, lasciando dietro di sé un problema di successione. In Russia si era affermata la regola della successione ereditaria del primogenito, ma in realtà non esisteva una vera legge di successione. Nel 1722 Pietro il Grande impose il peggior sistema di successione possibile, la scelta del successore da parte del sovrano regnante, come avveniva
non so, credo agli inizi dell'impero romano, no? In questo modo Pietro riteneva di premiare il merito come aveva fatto in tante altre occasioni nelle sue riforme, però Pietro morì senza aver indicato il suo successore. Le condizioni durante la malattia che lo portò alla morte non gli permisero di designare nessuno, sicché si aprì in Russia una lunga faida tra i molti parenti di Pietro che aspiravano al trono. Parleremo ovviamente di questo nella prossima video lezione. Possiamo alla fine dire qualcosa di conclusivo sulla figura di Pietro il Grande e dei suoi anni di regno. Pietro fu molto amato ma anche molto odiato. Fu considerato un eroe sovrumano oppure un anticristo. Pietro aveva idee molto nette, odiava tutto della vecchia Moscovia e voleva a tutti i costi essere il creatore di una nuova Russia. Voleva realizzare la sua missione e non si fermava davanti a niente. Intolleranza, violenza e coercizione furono le caratteristiche della sua rivoluzione. I cambiamenti che cercò di introdurre vennero realizzati solo in parte. La secolare apatia russa lasciò molte riforme sulla carta. Lo zar Pietro è stato interpretato in vari modi. I liberali diedero un giudizio positivo di lui fino oltre la metà dell'Ottocento. Gli intellettuali russi romantici slavofili lo detestavano perché lo accusavano di aver corrotto e distrutto i principi dell'antica Russia, ovvero i veri principi della Russia. I giudizi di personaggi come Pushkin e Solovyov iniziarono ad essere più equilibrati. Gli studi del XX secolo hanno messo in rilievo come le riforme di Pietro il Grande siano state in continuità con la storia russa precedente, compreso il processo di occidentalizzazione. Dunque Pietro avrebbe dato un'accelerazione a tendenze che erano già in atto, rendendole irreversibili. È importante riflettere sul modo in cui Pietro veniva visto e giudicato dagli intellettuali dell'Occidente. Il grande Leibniz rimase colpito da molti aspetti della Russia. In generale l'atteggiamento di sprezzante indifferenza del passato si mutò in rispetto e spesso in ammirazione. Nella seconda parte del regno di Pietro aumentò costantemente il numero di pubblicazioni e di articoli di giornale dedicati alla Russia. Diversi giornali esprimevano giudizi positivi su di lui. Pietro si accorse dell'importanza della stampa straniera e incaricò i suoi agenti di diffondere le notizie sulle sue riforme e sulle sue vittorie. Il punto è che gli autori occidentali continuavano a conoscere molto poco della Russia e del suo zar. Alcuni aspetti discutibili come l'estensione della servitù della gleba, l'invincibile corruzione e inefficienza della burocrazia, gli scontri religiosi rimasero del tutto ignoti agli occidentali. Ciò impedì agli occidentali di figurarsi un quadro realistico ed equilibrato della situazione della Russia. Pietro fu esaltato ed adulato già in vita, si diffuse un'ammirazione acritica nei suoi confronti, come avveniva con molti sovrani. Alla sua morte si sprecarono i commenti entusiastici come l'elogio di Fontenelle all'Accademia francese. Questa ammirazione a senso unico caratterizza qualche generazione dopo anche l'opera di Voltaire, Storia dell'impero di Russia sotto Pietro il Grande, opera pubblicata in forma completa nel 1763. Agli occhi degli illuministi, Pietro il Grande si presentava come il prototipo del despota illuminato. Bene, io ho concluso in queste 4 video lezioni. Ho cercato di dire tutto il possibile su Pietro il Grande, tutto ciò che fosse importante, ho cercato di essere completo. Spero di esserci riuscito, non so, spero che qualcuno di voi abbia apprezzato le mie video lezioni su Pietro il Grande, e a partire dal prossimo video invece andiamo avanti nel parlare della Russia durante il Settecento con i regni travagliati dei parenti e successori di Pietro il Grande. Arrivederci a tutti, buona serata.